Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. La notizia del giorno è: Osimhen ha lavorato col gruppo, sarà convocato per Verona, quindi presumo che avremo Osimhen titolare martedì nel ritorno di Champions. Diciamo che è stato preservato nel tempo, era già guarito, però non si è voluto forzare giustamente perché avevi questa doppia sfida Champions da affrontare e sono d'accordissimo sulle decisioni prese da staff medico e quant'altro, perché è un calciatore importantissimo, è il capocannoniere della Serie A. C'è bisogno di averlo in campo contro il Milan perché abbiamo visto martedì, abbiamo giocato una grandissima, mercoledì scusate, abbiamo giocato una grandissima partita, ma senza la punta fatichiamo a buttarla dentro. Quindi eh, futuro roseo, futuro prossimo roseo per quanto riguarda Osimhen e la Champions contro il Milan. Però c'è un Verona da affrontare, c'è un Verona con una classifica che parla chiaro. Il Verona deve vincere assolutamente o deve provare a vincere perché stai sempre affrontando la capolista a Napoli, quindi non è una partita semplice per loro, non lo è nemmeno per noi, perché Verona fa da spartiacque poi alla partita di ritorno di Champions, quindi bisognerebbe fare del turnover. C'è stata la conferenza di Spalletti, poi parleremo di un eventuale turnover che è stato anche nominato da Spalletti in conferenza. Non ci saranno tanti cambi, o almeno non sarà un turnover come la partita di Coppa Italia contro la Cremonese dove avevamo 10 undicesimi dalla panchina, però qualcuno riposerà. Spalletti ovviamente dice ma sono cose scontate che Kim sarà della partita perché appunto è diffidato in Champions e non sarà del match contro il Milan. Anguissà credo giocherà appunto perché è stato espulso, quindi nemmeno ci sarà contro il Milan. Anguissà e Kim sono sicuri. Giocherà sicuramente anche Meretti in porta perché non credo che giochi Collini, poi mai dire mai. E ci sono due calciatori che sono stati nominati in questa conferenza stampa pre-Verona, che sono Lobotka e Di Lorenzo, per quanto riguarda il fatto di farli rifiatare. Spalletti ha risposto che se deve scegliere tra uno dei due per far rifiatare e recuperare, tra i due sarebbe Lobotka e Di Lorenzo potrebbe ancora giocare, però Spalletti poi ribadisce che anche il nostro capitano avrebbe bisogno di riposare. Io, dal mio punto di vista da tifoso, credo che Beresischi e Gaetano, non so le condizioni di te, ma comunque un regista lo puoi tranquillamente sostituire. Poi che la partita non si metta su un binario giusto o possiamo perdere punti contro il Verona, lo dobbiamo mettere in conto perché hai una squadra avversaria che verrà a Napoli per dare il tutto per tutto. Sarà una partita difficile come la trasferta di Lecce. È vero, là eravamo fuori casa, qua siamo al Maradona, siamo d'accordo, però per quanto riguarda questi scontri da metà aprile in avanti, dove la classifica della retrocessione si accorcia e le squadre di bassa classifica hanno bisogno assolutamente di fare punti, diventa difficile anche se sei la capolista ad affrontarle. Quindi massima fiducia anche a chi entrerà, a chi giocherà, se ci sarà un turnover più ampio di 4-5 cambi, non credo che si facciano più di 4-5 cambi per snaturare poi completamente una squadra che contro il Milan abbiamo visto ha ritrovato automatismi, fiducia, corsa, fisicità, ha ritrovato il bandolo della matassa a livello di gioco che nella partita contro il Milan al Maradona e contro il Lecce non si era visto. Quindi sono super fiducioso sia per domani e poi martedì. Vediamo perché è una partita a sé ed è una partita da dentro a fuori che al di là di come andrà sarà bello giocarla in primis e poi sarà formativa per tutti i calciatori del Napoli e per noi tifosi anche perché nel caso dovessimo non passare il turno saranno lezioni che insegnano
poi nel proseguo degli anni e nella crescita mentale di una squadra, degli stessi calciatori e della società. Quindi sono partite che non abbiamo mai giocato quasi, partite quasi da considerare come una finale, o meglio, secondo me, da considerare come una finale in tutto e per tutto. Però ha smesso di piovere sul bagnato, partiamo dalla notizia di Osimhen che è stato recuperato, quindi abbiamo finalmente una punta di nuovo schierabile perché Raspadori non ha nemmeno i 45 minuti ancora che ritorna dall'infortunio, e poi schierarlo al centro dell'attacco è comunque un ruolo che non è che lo penalizza, però Raspadori gioca meglio appoggiandosi a una punta. Detto questo, mi auguro che il Napoli faccia 3 punti domani, vedremo cosa succederà. Vedremo poi stesso domani, perché da qua a domani possono cambiare anche, non le idee di Spalletti perché sono ben chiare e saranno ben chiare anche domani, però non lo sappiamo mai se qualche attacco febbrile, qualcuno che non sarà della partita, metti a uno al posto di un altro, non lo sapremo. Vedremo domani poi le formazioni, perché azzeccarle il giorno prima ci può stare, a qualche cambio poi succede sempre a giornata in corso o prima del match. Spalletti sa cosa deve fare e lo ha sempre saputo. E poi eh, commento solo una delle domande che c'è stata nella conferenza stampa e chiudiamo, che è quella, eccola qua, che è quella: come si fa a gestire una partita col Verona domani in vista del Milan martedì. Spalletti ovviamente risponde a tono e dice che la partita importante è quella di domani. Poi a martedì si pensa a fine partita. Ed è giusto così, ragionare di partita in partita, anche se quella di martedì è importante come una finale. Secondo me è il giusto filone, è stato lo stesso filone dall'inizio dell'anno, è stato il modo in cui siamo riusciti a esplodere ed ammazzare un campionato da settembre ad oggi, quindi è la via giusta da seguire. Detto questo, ragazzi, questo era per il pre-partita di Napoli-Verona per domani. Ovviamente ci vedremo in giornata per altri video domani per Napoli-Verona. Restate sintonizzati, iscrivetevi al canale se volete, lasciate un like al video, attivate la campanella delle notifiche e sempre Forza Napoli. Ciao.